Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in questo nuovo appuntamento che ci avvicina sempre di più a City Skylines 2 24 ottobre. Questo è il commento al video al Developer Insight 3, che come sapete è un'aggiunta al video che viene fatto di lunedì dalla Colossal Order e che va a spiegare con un video molto più ehm, molto più amichevole, diciamo, quello che si è già detto il lunedì. Quindi il giovedì prendono la parola gli sviluppatori e ci vanno assolutamente a spiegare un po' dal punto di vista tecnico, dal punto di vista un po' diciamo operativo, come si fanno determinate cose. Allora, come al solito non sentirete l'audio e la musica del video originale perché 99 su 100 ci sono delle musiche protette da copyright che non voglio sul mio canale. Andiamo a farlo partire e anzi, siccome io me lo sento ovviamente in cuffia, ma voi non lo sentirete. Allora, come al solito vi faccio notare in basso che viene detto che il gioco da cui sono state prese queste schermate, l'ho ripetuto già ma ve lo ridico, fa parte della versione beta di City Skylines 2, non della versione definitiva che uscirà il 24 ottobre. Quindi qualcosa potrebbe cambiare, magari dai commenti che tutti quanti fanno, da quello che dicono, capiscono di avere fatto male qualcosa, di non avere esattamente centrato quella schermata, magari quel colore, la macchinina che si muove diversamente, eccetera. Quindi probabilmente cambieranno qualcosa. Vedremo. Allora, non c'è il solito sviluppatore, già ne vedremo altri due. C'è sempre la foto di Mr. Mason qua, questa foto con queste betulle, e ovviamente ci fa notare che sia come era in City Skylines 1 i trasporti sono una cosa molto importante, sono l'ossatura della nostra cittadina e vanno a far muovere i nostri cittadini per tutti i loro scopi, si devono muovere, come sapete, per andare a lavorare, per andare a comprare, quando arrivano, quando emigrano e soprattutto anche le merci, quando c'è l'import-export di merci. Allora, già qui vi faccio notare una cosa, in caso non l'aveste notata. Vrektangleu è il nome di una nuova città. Questa città è stata fatta da Todi YPQ, che è una bravissima giocatrice di City Skylines e soprattutto una giocatrice vanilla, quindi quello che vedete riferito a Vrektangleu è la sua cittadina con, diciamo, più meccaniche vanilla di $2.20, che è molto più orientato verso le mod, come sapete. E ha fatto anche una serie vanilla, ma lasciamo perdere. Allora, come vedete è una città più piccola, ma su 44.000 persone, 45.000, a parte che in attivo di 50.000, ha 17.000 persone trasportate con i mezzi pubblici, quindi un terzo quasi, perché 44.000, quindi ci è andata giù pesante, 11.000 persone con la metro e 5.000 con il tram, quindi ce n'ha già solo 16.000 solo che con i due mezzi su rotaia. Il treno non l'ha messo, attenzione, il treno non l'ha messo perché e non ha ancora sbloccato l'aeroporto. Come vedete c'è ancora il lucchettino. Ecco, andando di nuovo a rileggere la spiegazione sul sito di Colossal Order, che come sapete va a spiegare a parole quello che si vede nel video e va ad allargare i concetti, va ad essere molto più puntuale, e gli spazi che occupano le strutture dei trasporti sono diverse, sono riproporzionate forse, o almeno così ci è parso.
ma sicuramente aeroporto, ma soprattutto treno occupano più posto. Il treno è più grande, è più ingombrante e secondo me è anche più costoso. Non è che prima non costasse, anzi, a voglia, costava e come. Quindi andiamo avanti, già vediamo la solita iconcina con i 3 omini sull'autobus che sta a indicare gli omini che sono dentro. Andiamo a vedere la linea e seguiamo questo autobus. Ecco, già qui notate bene, come lo diremo anche dopo, prima si mette il deposito, poi si fanno le fermate e poi si fa la linea. Come vedete, questo ecco già questo ve lo faccio rivedere. Guardate come sposta. Ecco, avete visto? Ha spostato la fermata dove ha voluto lui. Noi adesso nell'1 la dobbiamo spostare vicino a determinati nodi, a determinate posizioni. Qui probabilmente non andrebbe bene perché non si potrebbe fermare l'autobus o cose del genere. Qui c'è una variabilità molto più grande nel mettere le fermate. Assolutamente, questo è quello che si vede. Anche qua comunque vediamo che 63.000 persone spostate con i mezzi pubblici su 95.000. Quindi hanno una potenza, osiamo dire, una potenza di fuoco i mezzi pubblici, secondo me maggiore, perché 63 su 95 oppure 17 su 44, insomma è molto grande. Come vedete lui muove, fa vedere anche che si segue il veicolo, si segue questo taxi, difatti sta andando verso il taxi depot, e qui si vede il primo movimento di una nave cargo. E io spero che non ci sia, siccome già ci sono gli incidenti, spero che anche qua non ci siano le navi che si vanno a sovrapporre come nell'1. Assolutamente. E qui giustamente, come abbiamo detto, prima si va a creare il depot, poi si mettono le fermate, come vedete, 1, 2, 3, poi si prende la linea e si fa la linea fra le fermate. E già questo è un concetto nuovo rispetto a prima. Mentre prima si faceva la linea e poi le fermate, qui si fanno le fermate e poi la linea. Quindi prima si decide dove si deve fermare l'autobus. Ecco la linea passeggeri, come appunto vedete, ci sono tutte le fermate. Non so questi puntini dentro che cosa stanno a significare, forse quelli dove c'è più o meno persone, suppongo. E questo è un bello scorcio. Ecco, andiamo subito a dire, la volta scorsa ho detto assolutamente un'imprecisione, come mi avete giustamente corretto. Questi qua non è il mantenimento, non sono soldi, questi sono persone trasportate dalle varie linee, come appunto ho lasciato intendere prima. Quindi giusto, fate bene, siete molto attenti, anche più di me. Vediamo, qui ci sono, facciamo vedere, cioè si fa vedere gli autobus che escono. Non so se anche questa volta si sono dimenticati, quando nascono le linee, i distanziamenti ufficiali degli autobus, che hanno un nome che adesso mi sfugge, e sicuramente il mio carissimo amico Nick Morphis ce lo dirà nei commenti, o anche voi se lo sapete, io non me lo ricordo. Ha un termine, soprattutto in inglese, o distanziamento, ma in inglese c'è un termine particolare, mi sembra, perché altrimenti partono tutti quanti ammassati. Quindi lui fa vedere che si mette giù il deposito, vengono fuori gli autobus e, come vedete, allora lui mette un upgrade. Allora in questo caso sta mettendo un upgrade, come vedete, del bus tipo.
Andiamo a vedere, adesso costa 81.000 al mese, ecco, e adesso costa 108. Come vedete ha aumentato il numero di penso di veicoli. Andiamolo a rivedere. Allora, qui sono 4 su 25, 1, 2, 3, 4 veicoli in uso, ma sono soprattutto 4 su 25 veicoli in totale. Questo aggiornamento costa 75 e dà 60 di esperienza per la milestone, per i punti, perché poi andremo a vedere che c'è un nuovo punteggio per andare avanti. E va a 35, avete visto qua, 35, quindi aumenta proprio la capienza del deposito. Tra l'altro si può aggiornare il bus depot andando a mettere gli autobus elettrici, quindi non ci sono più, come abbiamo già detto, gli autobus a biofuel che vengono considerati ecologici, sono stati messi da parte, ma gli ecologici sono considerati adesso nel vanille solo quelli elettrici. Qui ovviamente ci sono gli aggiornamenti anche per i taxi e fa vedere che mette dentro un dispatch center, quindi come vedete dispatch center lui lo va a mettere dentro, aumenta il mantenimento e penso migliori come vedete permette il pick up dei passeggeri da tutta la città e non solo dagli stand dedicati, cioè proprio come uno gli fa cenno con la mano, come vediamo in tanti film e facciamo normalmente, e diventa 36.000. Vedete, ci sono tutte le stelline. Ecco, qui c'è un nuovo concetto, ci sono le linee con l'esterno, quindi questa è una linea, come vedete, una linea di navi, di passeggeri qua, quindi questo è il porto passeggeri, già anche questo è molto molto grande. Si fanno le ship line, ovviamente c'è anche il prezzo del parcheggio, guardate, 20, e per adesso ho fatto 2 linee, si vede perché una va da una parte e una va dall'altra, ci sono 2 terminal, non so se ne potranno fare di più, chi lo sa. Ecco, questa è collegata a un estremo con l'esterno della mappa. Eccolo qua, vedete? Questo è il punto esterno, quindi questa è una intercity line, quindi andiamo noi direttamente a fare le linee intercity. Non avevamo questo controllo fino adesso, facevamo semplicemente il porto e aspettavamo, no? Adesso decidiamo noi quante linee mettere, perché penso che ne possiamo mettere più di uno porto, quindi possiamo anche mettere probabilmente più di una linea qua. E anche le intercity bus line, ovviamente, come vedete questo è il punto esterno, arrivano gli autobus e facciamo le intercity bus line. I tram sono inclusi nel base game e il cargo è assolutamente compreso, ci sono, come è stato detto sono 1000 tonnellate ogni nave e ci permette di andare a trasportare un grosso quantitativo. Ecco, giustamente quando il carico arriva nel porto viene scaricato e genera tutto il traffico locale, sia camion sia, mi auguro, anche treno. Vedremo come si riusciranno a sfruttare bene le linee treni, spero molto molto bene. E anche ovviamente le cargo lines
si possono fare fra l'esterno della mappa e le nostre stazioni. Si possono modificare i prezzi, come abbiamo visto e abbiamo detto, di ogni linea. Si possono spostare le fermate molto agevolmente, e andando a vedere ogni linea, ecco, andando a vedere ogni linea, adesso poi più avanti vedremo il pulsantino in basso a destra che è riferito a, che sarebbe questo qua, che sembra una piccola mappetta, fa vedere tutte le linee trasporti che ci sono nella nostra città. Ecco, qui c'è una particolarità nuova, eccolo qua, qui ci fermiamo. Ecco ragazzi, questa è la più grossa novità che diciamo dopo che in questo video c'è. Queste sono le nuove development, la nuova zona di sviluppo. Allora, praticamente è un po' come se ci fosse un albero tecnologico per andare a progredire. Come vedete ci sono dei development point che vengono guadagnati in qualche modo. Adesso qui nel video lui ne ha 7. Come vedete ci sono allora questo è il Police and Administration, poi farà vedere quello dei trasporti. Lui ha sbloccato il Welfare Office, il Police Headquarter, quindi la polizia, il welfare, quindi il benessere cittadino, quindi vediamo cosa intende. È un po' vago secondo me tradotto in italiano, come se fossero gli uffici pubblici, gli uffici del benessere, ma non ha molto senso. E le prigioni. Adesso potrebbe andare a sbloccare la City Hall oppure il Central Intelligence Bureau, che è per aumentare la polizia. Quindi tutto questo ramo di sopra è per l'amministrazione. Penso che migliori il Welfare Office dal punto di vista degli ospedali, sicuramente. Adesso lui si sposta e seleziona i trasporti. E qui c'è tutto l'albero dei trasporti. Come vedete gli aeroporti, e c'è anche lo Space Center qua sotto. Come vedete c'è lo Space Center, qui va a sbloccare gli aeroporti. Ci mancano 4 punti, non l'aveva sbloccati ma avrebbe potuto sbloccarli perché ha 7 punti. Quindi il punto è che questi 7 punti sono per tutti questi, non sono singolarmente. Quindi voi dite vabbè, 4 qua, poi vado di là, ne prendo quello da 4, poi vado dall'altra parte. No, probabilmente sono 7 in totale. Quindi bisogna guadagnarseli andando a sviluppare la città in determinati modi, che non sappiamo ancora quali sono. E qui va a sbloccare l'aeroporto. Ecco, qui 750.000 è il costo dell'aeroporto. Come vedete c'è già una pista, c'è già la taxiways qua di fianco. È un mini aeroporto fisso, non è modulare come abbiamo visto nel DLC, però è un fisso come c'era adesso, però molto più articolato, molto più bello, almeno così pare. Ovviamente a mano che si fanno gli aggiornamenti nell'aeroporto ci saranno anche le linee cargo aeree. Ed è, come dice la ragazza, è huge, è grande come una piccola città. E poi si emoziona perché probabilmente non è mai stata in un video, poverina. La capisco. Guardate quante linee intricate. Gli azzurri sono i bus. Guardate la stazione del treno, vedete, cioè paragonato con questo quartiere è grande quanto un quartiere. Quindi capite bene che va assolutamente ad occupare molto di più di adesso, molto più spazio, e costerà probabilmente molti più soldi di mantenimento.
Ecco, questo è il Line Overview Panel. Tutte queste schermate che vedete le vediamo dall'alto andando a selezionare il pulsantino in basso a destra. Eccolo qua, vedete questo qua in basso, lui adesso lo seleziona, clic e si vanno a vedere tutte le linee con tutti gli transportation overview, andate a riepilogare tutte le linee, si possono ordinare per tutto, per passenger, per tram, probabilmente per usage, e ci sono tutte le statistiche che si vuole. E anche nel cargo, ecco qui come vedete il cargo è sfruttatissimo, cioè c'ha un cargo pazzesco qua, un gigantesco, una cosa enorme, ed è sfruttato solamente come rail per l'1%. Ecco, quindi io già qua vedo già una grossa sfida, vedremo, avremo da imparare. A seconda, ecco, già ci sono due diversi tipi di vedete che hanno una capacità diversa, sono due treni, due linee cargo, probabilmente una è questa piccola verde e un'altra è questa grande qua. Secondo me sono queste due. Una, anche qua giù in fondo potrebbe essercene una perché è verde. Anche qua, però probabilmente ne ha collegato solo alcune di queste, quindi a seconda forse di dove è collegata a una certa capacità, forse. Vedremo. E come vedete già qui è una bella linea che si vede, eccola qua, questa è una cargo fatta però per trasportare da un capo all'altro, vedete? Ecco, questa qua era qualcuno aveva sicuramente auspicato che ci fosse, eccola qua, questa è una cargo interna, si vede nettamente, va da una parte all'altra della città, quindi trasporta le merci da una parte all'altra e poi forse le fa partire col treno, non lo so. Ma non funziona molto il sistema perché abbiamo visto che è 1,7%. Bene, questo è quanto abbiamo visto, quindi abbiamo visto sicuramente questa schermata è quella più interessante. Andiamo a fare ripartire un attimo il video ed è questa, che sono le schermate nuove per andare a sbloccare le cose. Quindi come vedete ci sono gli achievement, quindi come dire le medaglie che si vanno a raggiungere, le milestone, quindi le varie progressioni a mano che la città aumenta, e c'è aggiunto l'albero tecnologico per ogni parte. Come vedete ci sono tutti qua, quindi io mi aspetto che ci sia un albero di sviluppo per ogni voce che vediamo qua a sinistra, dalle strade fino ai cittadini. Bene, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento e ditemi se mi sono dimenticato qualcosa, se volete aggiungere la vostra, i commenti sono liberi qua sotto. Grazie mille per seguirmi e supportarmi in queste serie, soprattutto questa di avvicinamento a Cities Skylines 2. In particolare ringrazio gli abbonati che mi sono sempre vicini concretamente. Se volete supportare anche voi il canale, lasciate pure, andate a cliccare e lasciate la vostra adesione al canale. Grazie mille e alla prossima, vi auguro una magnifica giornata. Ciao a tutti.